Salve a tutti, questa è la seconda video intervista autogestita a Giuseppe Bonicelli per far conoscere il suo nuovo saggio che è il proseguo approfondimento del libretto manifesto Non cerchiamo l'isola che non c'è. In questa video intervista ci limiteremo a due argomenti trattati nel saggio documento. Il primo è una breve riflessione su quei movimenti chiamati indignados e sulla violenza dei Black Bloc. Il secondo, un tentativo di proposta concreta riguardo una possibile transizione per il superamento di questo modo di vivere capitalista, rifacendosi a situazioni concrete che sono in sperimentazione in America e in Europa. Cominciamo con la video intervista. Giuseppe, perché questa nuova video intervista? Semplice, perché la precedente, quella di 8 mesi fa, era centrata sul discorso dell'analisi della crisi. Ma visto il procedere della crisi e delle catastrofi sociali che stanno avvenendo, io ho pensato, facciamo questa video intervista, ho pensato di scrivere un nuovo saggio, appunto, che questa video intervista richiamerà più volte, perché si ha bisogno oggi di una proposta. Ok. Veniamo per esempio ai movimenti anticapitalisti che si stanno globalizzando. Se pensiamo infatti alle 150 manifestazioni nel mondo contro questo modo di vivere, che però purtroppo questi non propongono nulla di diverso. Allora, la domanda che ti faccio subito e una domanda diretta che ti faccio è questa: cosa ne pensi dei movimenti che si fanno chiamare indignados e delle violenze dei Black Bloc? Cominciamo con i Black Bloc, perché già molti, anche in paese, mi hanno chiesto, anche molti giovani, cosa ne pensavo, visto che io vengo da un'esperienza di lotta armata negli anni 70. E io, non perché sono diventato vecchio, allora pensi che non è per opportunismo, ma sono convinto che, come rispondeva una militante dei Black Bloc a un'intervista di Repubblica, che professava appunto il discorso, propugnava la guerriglia permanente. Ecco, io su questa cosa qua non ho niente in contrario, per carità, però penso che oggi la violenza, più che per distruggere uno Stato a livello politico-militare, come abbiamo proposto noi negli anni 70, questa prevalenza, questa della distruzione dello Stato per la conquista poi del potere politico e militare, non serva più. Serve invece un apparato militare di difesa, però ecco, fatto perché devo difendere nuovi rapporti sociali, una costruzione nuova, un nuovo modo di vivere. Cioè oggi io pongo il problema più della proposta, e quindi non tanto di riproporsi di una concezione che si chiamava allora negli anni 70 terzo internazionalista. Terzo internazionalista che diceva: prima la presa del potere politico, poi costruiamo nuovi rapporti sociali e poi andiamo al comunismo. Questa visione qua è superata e la storia ce lo insegna. Certo. E quindi invece gli indignados, secondo te cosa... Che gli indignados, diciamo, invece si caratterizzano molto con molte forme di protesta. Ci sono appunto forme di protesta che chiedono più giustizia sociale, quindi rivendicativi, però che delegano ancora allo Stato e alle istituzioni la soluzione dei loro problemi. Proprio lo Stato, colui che ha difeso appunto le speculazioni, la finanza, tutte le ingiustizie sociali che abbiamo conosciuto. Questo segmento di indignados si illudono. Poi ci sono invece parte di segmenti di movimento molto più radicale che non credono a queste istituzioni e dicono: ma come? Almeno prima queste istituzioni ci garantivano almeno un posto di lavoro, sì, una società ingiusta, però ci davano qualcosa. Oggi invece non danno più nulla, e hanno capito che questo sistema di produzione di vita non va più bene, Ecco. E che bisogna superarlo. Il problema è che anche loro non sanno cosa dire, non sanno cosa dire e come proporre. Dico, un nuovo modo di produrre e di vivere
non ce l'hanno chiaro lì, almeno per quanto ho sentito in video interviste o trasmissioni televisive, perché poi magari non conosciamo magari un retroterra che magari è più ricco di quel che... Ecco, invece il terzo movimento di Indignados, io auspico che sia quello che superi questo modo di produrre e di vivere e che superi appunto quello che proponga un nuovo vissuto e che lo difenda ovviamente, quindi l'apparato militare per difesa di nuovi bisogni contro le ingiustizie, perché sarebbe una fase di transizione molto difficile e quindi la difesa delle nuove costruzioni di nuovi rapporti sociali non è scontata, Certo. perché poi facciamo un esempio: se io metto in piedi delle aziende agricole completamente autonome con macchinari nuovi, con nuova energia autonoma, solare, geotermica, Quindi indipendente, devo tener conto che se ci sono masse o tribù o gente barbara che vengono a rapinare, vengono a portare via, devo difendere questo. Certo, certamente. Allora, torniamo un attimino al discorso sempre della violenza, delle lotte di violenza, e facciamo un esempio concreto, parlando della TAV in Piemonte. Tu queste, e comunque lo hai già comunque detto prima, ma le ritieni utili o inutili queste violenze? No, queste sono lotte di resistenza che sono sempre utili, perché comunque elevano la coscienza, la lotta eleva sempre la coscienza. Il problema poi è che questa lotta superi una visione che è quella vecchia e sempre ed è secolare, quella del capitalismo. Cioè il problema è, sì, vabbè, io resisto, voglio difendere il mio territorio in cui vivo, non voglio che me lo inquinino o me lo distruggano, d'accordo? Quindi è legittimo. È legittima questa lotta, poi soprattutto anche perché è molto popolare. Quindi io capisco anche le resistenze anche di violenza, che piaccia o non piaccia, per carità, però se le istituzioni non vogliono capire, io mi difendo, voglio difendere la mia sopravvivenza. Il problema è, e poi? Cioè, cosa è il dopo? E dopo, cioè cosa voglio costruire io su questo? Se questo capitalismo mi crea disoccupazione, miseria, mi distrugge, cerca di rilanciare un'economia che comunque non ha prospettiva, un'economia che è basata sul profitto, che impoverisce qualcun altro. Perfetto. Ecco, allora colleghiamoci direttamente alla proposta e veniamo per esempio alla politica interna nazionale. Quindi c'è questo nuovo movimento che ha comunque, dai dati che ci dicono in televisione, ha circa il 4%, insomma, le previsioni di voto, insomma, queste cose qua, che è il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Allora, tu cosa ne pensi di questo movimento? Potrebbe alludere al superamento del capitalismo e quindi fare una proposta nuova di un modo di vivere appunto nuovo? Ma io, per quanto lo apprezzo molto, infatti mi ha mandato anche una volta un commento a un suo video, però il fatto che è radicale nella sua critica alla gestione capitalista, ma non vedo una proposta oltre il capitalismo, la vedo dentro il capitalismo, un cambiamento di forme, appunto non per niente si presentano anche alle elezioni, però non pongono il problema, per esempio, della tecnologia, degli strumenti che cominciano a costruire, come faccio l'esempio appunto del Kansas City e dalla Comune 2.0 meno, però anche loro hanno questa tendenza di costruire, di superare il capitalismo. Sembra che loro vogliono, però poi su queste cose qua andiamoci cauti, perché i movimenti cambiano spesso opinione, poi in questo periodo c'è molta confusione e quindi io non vorrei etichettare definitivamente il movimento di Beppe Grillo. Lo apprezzo perché è radicale nella sua critica, ma non è radicale come intendo io per costruire un'autonomia reale di un nuovo modo di vivere. Ok. Entriamo ancora di più nell'attualità allora. Dall'avvento in Italia di Mario Monti al governo, cosa mi dici? Può ribaltare la tua fosca previsione che dicevi nella tua precedente video intervista? Bisogna riconoscere a Monti
che ci ha salvato la bancarotta, perché Berlusconi ci portava alla bancarotta, è inutile che ci giochiamo sulle parole. Ci ha salvato dalla bancarotta, però altro momento, ha dilazionato, come sta facendo Barack Obama, sta dilazionando la crisi, però la crescita non ci sarà più, è una crescita produttiva di tecnologie, di profitti altissimi per i pochi, ma eliminano un sacco di occupati, perché è una crescita troppo esasperata dalla tecnologia e non crea appunto occupazione, come scrivo nel mio libretto Non cerchiamo l'isola che non c'è, e come anche eminenti economisti lo spiegano tranquillamente. E allora Barack Obama sta spostando effettivamente anche lui il discorso sulla manifattura, sul fatto che le ristrutturazioni e l'occupazione sia mirata ad avere lavoratori consumatori, perché sono la maggioranza dei consumatori mondiali. Ebbene, Monti anche lui ha operato, ha dato fiducia ai mercati mondiali, ma una fiducia che non so quanto respiro abbia e quanto tempo può durare, perché come lui, come il presidente Napolitano, illudono gli italiani, illudono il mondo intero, come farà Barack Obama, che questa crisi se ne uscirà, e invece non è vero. Da questa crisi ci si può solo, diciamo così, dilazionare, frenarla e ritardarla, ma questo è un salto epocale che dopo 3 secoli non ha più speranze, questo sistema non ha più speranze. È questo che io dico poi sostanzialmente nel libretto, Certo. e che anche molti adesso mi dicono sì, avevi ragione, Avevi ragione. sì, però a me non me ne frega molto di aver ragione, perché poi ci siamo dentro tutti. Certo, certo. Allora, veniamo quindi a queste due esperienze del Kansas City e della Comune 2.0 di Vienna, che alludono sì a una nuova società futura, quindi un po' a quello che dici tu, usando appunto la tecnologia in una certa maniera, ma però non è la società emancipata a cui tu fai riferimento. Ma allora perché dunque questi due esempi ti danno ti alimentano questa tua nuova fiducia e speranza nel futuro? Beh, io in poche parole non è che posso spiegare, rimando appunto alla lettura del mio saggio, Certo. perché lì spiego anche le differenze tra le due comunità, però una cosa loro hanno in comune: vogliono superare il capitalismo. Ecco. E quella che mi affascina di più è la Fatto Farm, cioè della Kansas City, perché loro su questa cosa qua stanno creando una comunità di 200 persone completamente autonoma in termini di energia solare, non so se anche geotermica, eolica, completamente, che stanno creando dei trattori, persino laser, stampanti, tutto con tutte le comodità che possono. Quindi sono autonomi ma anche tecnologicamente avanzati, quindi tendono al discorso che faccio io nel libro, cioè che i 5 sensi vengono sempre più interiorizzati alle macchine. È vero, anche loro vivono lo scambio dentro una società capitalista, quindi hanno investito 2 milioni di dollari, quindi non è che vivono fuori, vivono isolatamente. Però la tendenza è questa, e loro poi propugnano il superamento dalla società capitalista che non gli va più bene, così come la Comune 2.0, che però sposta di più che all'autonomia energetica, perché costruiscono macchinari per le biomasse, più che credono ai nuovi rapporti sociali. E anche loro propugnano un discorso del superamento del capitalismo, dell'oppressione, delle guerre, della lotta di classe. Però ecco, su questo discorso a me hanno affascinato questo, perché significa che già qualcuno che è al di là, che noi stiamo parlando teoricamente di queste cose, qualcuno già comincia a operare. E quindi mette in pratica. Precisamente. E chissà quante situazioni magari hanno già cominciato a operare che noi non conosciamo neanche. Certo, quindi queste tipo di comunità si dovrebbero basare sul concetto di ricchezza, però basata sul tempo liberato. Sì. E questo è un po' il concetto fondamentale. Sul tempo liberato. E quindi cancellare la ricchezza basata sul tempo di lavoro invece. Sì, sul tempo di lavoro. Ed è qui la cosa più difficile da capire, perché è un concetto di ricchezza completamente nuovo. Cioè non è
il concetto di ricchezza che abbiamo conosciuto da millenni. È un concetto che si basa appunto sul tempo liberato, e la gente non riesce a concepire la vita senza lavoro e non capisce che la tecnologia oggi è a tal grado, a tal sviluppo che può toglierci qualsiasi lavoro. Il problema è quindi quando certi economisti ci vogliono rimandare al passato dicendo torneremo più poveri col capitalismo, perché già la tecnologia espelle il lavoro umano, Certo. non è che lo fa lavorare meno perché c'è la tecnologia. Crea più disoccupazione in questo sistema capitalistico. Precisamente, loro ci hanno illuso qualche decennio fa, chi si ricorda, diceva la tecnologia ci libererà del lavoro nocivo, del lavoro pesante. No, chi lavora fa ancora le 8 ore, magari è più stressato di prima, lavora di più ed è impoverito e deve stare zitto, altrimenti non trova più posti di lavoro. Esatto. Dall'altra viene espulso lavoro umano, che vuol dire anche espulsione di gente che consuma, perché le macchine non vanno a comprare né il pane né il vino. E quindi il discorso è un po' questo, che è difficile far capire questa nuova idea che si può vivere una ricchezza di tempo libero e non più di tempo misurato dal lavoro, che anche i socialismi poi sono falliti soprattutto per questo motivo. Va bene, naturalmente questa piccola video intervista è solo un accenno a quanto invece scrivi sia nel tuo libro Non cerchiamo l'isola che non c'è, sia nel tuo nuovo saggio. Quindi noi rimandiamo chi ci ascolta e chi vuole approfondire tutte queste tematiche alla lettura del nuovo saggio di Giuseppe, che può trovare sul sito internet di Giuseppe Bonicelli oppure sul sito www.scalve.it. Questo video è sottotitolato per ora solo in lingua inglese, perché vogliamo e speriamo di estendere questa nuova mentalità nel resto del mondo. Siamo arrivati in una fase cruciale ed epocale che non ci esime dall'estendere e invitare tutti ad un radicale cambiamento di produzione di vita che allude alla felicità di tutta l'umanità. Speriamo che siate con noi. Saluti a tutti.